Abbasso? Abbassa la sorgente. Aspetta, mi tolgo. Guardate qui. E dove sta suonando questo giradischi, in considerazione del fatto che lo stiamo ascoltando attraverso un integrato audio analog Puccini che notoriamente non dispone dell'ingresso fono? Attraverso il WiiM Ultra. Perché il WiiM Ultra è un vero e proprio preamplificatore digitale e analogico. È quello che giustamente loro nel sito lo definiscono come Your Digital Music Hub. E secondo noi effettivamente la sua funzione di hub, di oggetto verso il quale confluiscono tutte le sorgenti, la svolge molto bene. Molto bene. Ok, allora basta, subscribe, campanella. Sappiate bene che questa è un'anteprima e quindi noi ce l'abbiamo prima degli altri. A tra poco, ciao! Ciao! Questo WiiM Ultra noi lo abbiamo visto in anteprima a Monaco. Esatto, che poi era uno stand piccoletto. Dove c'era il cinesino? Dove c'era il signor WiiM, che poi non sarà il signor WiiM, sarà insomma il capo progetto della Linksys, azienda americana che assembla in Cina, che realizza in Cina. Esatto. La cosa interessante qual è stata? Che il motivo per cui tutti si aspettavano questo WiiM Ultra era la presenza del display touch. Che poi facciamo vedere meglio. Adesso lo stiamo illustrando, lo stiamo facendo vedere. Display touch che però a me ha fatto immediatamente venire due perplessità. La prima, la vedete anche voi, è piuttosto piccoletto, si vede molto bene per carità, ma se io mi metto a distanza di divano, ora sì, è vero che io forse non sono... Sei ciecato? No, sono ciecato da vicino, da lontano ci vedo perfettamente e non vedo assolutamente un tubo su questo coso qui. Per cui utilizzo l'app WiiM che funziona perfettamente. Però ti devo correggere perché è vero quello che dici, ma almeno dal punto di vista della grandezza del lettering per il volume, anche da lontano lo potete vedere, si vede piuttosto bene. Quindi ecco, questo allora, glielo perdoniamo. Dai. La domanda che io mi sono posto, specialmente quando l'ho visto lì a Monaco, dico sì, ma tutta quanta questa battere la gran cassa sul fatto che c'ha questo display? No. Insomma. No. Perché? Perché questo non è solo un WiiM come il Pro e il Pro Plus al quale siamo abituati con un display appiccicato sopra, ma è un vero e proprio preamplificatore analogico e digitale. Adesso, cambiando camera, secondo quello che dice la WiiM, questo dovrebbe essere, e lo abbiamo anche sentito nella preview che ha fatto Darko, questo dovrebbe essere un preamplificatore analogico, completamente analogico, con l'innesto, passatemi il termine, dello streamer, della parte digitale. Quindi a livello linea dovrebbe essere analogico, dovrebbe essere un pass-through analogico. Esattamente, poi magari lo vedremo meglio nello sventramento. Forse se riusciamo a vederlo. Esatto, quindi l'ingresso fono che noi stavamo ascoltando nel teaser è un ingresso che fa la sezione fono, passa per il volume, passa per il circuito di linea e esce. Altra cosa che va detta, quando io l'ho collegato alla rete qui della sala, il Fing ha detto c'è un nuovo dispositivo. Che dispositivo è? Linksys bla bla bla, sistema operativo Google Chrome OS. Allora attenzione, perché dico questo? Perché effettivamente questa macchina ha un sistema operativo fondamentalmente Linux, anche perché Chrome OS è una derivazione di Linux, ma contrariamente a quello che io mi aspettavo, data la presenza del display, non ha una versione customizzata di Android, come ad esempio succede con l'iFi Rose o con l'Eversolo. Quindi non è possibile installargli delle app sopra. La macchina, diciamo, è in qualche maniera chiusa, al di là degli aggiornamenti firmware che arrivano con cadenza sempre molto frequente dalla parte della Linksys. Quindi sistema operativo Chrome OS, non c'è possibilità di
inserire app, si fa quasi tutto attraverso il sistema della app sullo smart device, quindi telefonino o tablet. Per far sì che il display e il sistema touch funzioni, i tecnici della Linksys hanno fatto il porting su Chrome OS di una parte, un sottoinsieme dell'app del telefonino. Quindi fondamentalmente, ricapitolando, la macchina ha il display, ma secondo noi questo display non è il motivo essenziale per cui questa macchina esiste. Linea, fono, ARC, HDMI ARC, il che vuol dire che io posso collegare un televisore nell'HDMI ARC e controllare il volume attraverso il telecomando del televisore o attraverso l'app WIM, che è cosa molto comoda. Tra l'altro con uscita sub negoziabile molto bene dall'app, oltre ad avere la room equalization, giusto? Allora, Giulio? questo è interessante. La app su questa macchina ti permette di fare una sorta di compensazione, noi presumiamo che sia in bassa frequenza, dei diffusori all'interno della stanza. Quindi, una volta che si attiva la procedura, la macchina entra in una modalità di analisi, quindi i diffusori emettono dei suoni test, al termine della quale il microfono che sta a bordo del device, quindi dello smartphone o del tablet, fa tutta una serie di ragionamenti e applica un filtro, applica un'equalizzazione al sistema WIM. Equalizzazione che la potete fare anche a manina con l'equalizzatore che state vedendo, però questa dovrebbe essere una procedura più scientifica. Però per me che sono un utente Android mi attacco perché, ed è giusto, perché i microfoni all'interno degli iPhone sono sempre gli stessi e quindi ci si può basare, ci si può fare affidamento, mentre quelli all'interno dei dispositivi Android sono talmente cangianti secondo il modello che la Linksys ha detto è impossibile per me basarmi su un microfono che non conosco, ci devi mettere un microfono esterno che se lo volete fare lo potete fare, costano davvero poco questi microfoni, addirittura anche direttamente USB-C. Sì. Allora però ci siamo dimenticati qualcosa di molto importante, Giulio. Allora, case in alluminio e questo ha l'alimentatore interno piuttosto degli altri che ce l'hanno esterno e rispetto agli altri monta il chip DAC top di gamma della ESS che è il 9038. E questo cambierà sicuramente la vita. No, questo non cambia la vita, però ha queste peculiarità che gli altri non hanno, anche perché dobbiamo ricordare che il prezzo di acquisto è di 399 euro, che è un prezzo per un oggetto del genere, perché poi comprende anche il telecomando, che noi non abbiamo usato in questo momento ma che c'è, e quindi è un prezzo estremamente vantaggioso e concorrenziale. Allora, più che vantaggioso e concorrenziale, secondo me è un prezzo per me che continua a essere enigmatico tanto quanto lo sono tutti gli altri prezzi della Linksys, perché per 349 euro, 99 euro, io mi chiedo come fanno a starci dentro, ma comunque. Allora, lui dice, il cinesino che stava a Monaco a domanda, non mia, ha risposto ne produciamo davvero troppi. Sì, vabbè. Quindi forse ne producono talmente tanti e ne vendono talmente tanti che riescono a starci dentro anche poi con una catena distributiva e tra l'altro con un controllo del prezzo ammirevole, perché su Amazon come in tutti i negozi ovunque si trova sempre allo stesso prezzo, a 3,99. esatto, quindi però questo vuol dire che c'è poco margine, che poi è una connettività wired, quindi con il filo, che a noi piace tanto, ma anche connettività Wi-Fi 6 e una cosa che ti piacerà da morire, Bluetooth 5.3, ultimissima generazione di Bluetooth. Altre cose non direi, dal punto di vista dell'utilizzazione viene rispettata in pieno la tradizione WIM.
la macchina al primo collegamento si sostanzialmente autoconfigura, va a verificare nel caso ci fossero degli aggiornamenti firmware e se li installa. Diciamo che non è un'ipotesi remota, è una certezza, perché la Linksys costantemente migliora e perfeziona queste macchine, dopodiché è pronta per essere utilizzata. Nel caso specifico noi qui la stiamo facendo andare con il giradischi, ovviamente, la stiamo facendo andare in modalità UPnP DLNA utilizzando i NAS che stanno nella stanza qui accanto e che servono utilizzando Minim Server. Non la stiamo utilizzando con il server Run perché ancora in questo momento non è Run compatible, ma lo sarà a breve perché è annunciato nella roadmap del dispositivo che fra poco sarà compatibile con Quello Run. che non mi piace assolutamente è che non si può spegnere. Ah sì, ecco. Allora, visto che non c'è un interruttore e visto che sulla app non c'è neanche una procedura di spegnimento, sono andato a guardare sulle Frequently Asked Questions e dice sì, effettivamente la macchina deve essere lasciata sempre accesa. L'unico modo per spegnerla è staccare il cavo, che è una cosa che a me francamente insomma, questa è l'unica cosa che non è che mi è piaciuta molto. Bastava, che ne so, premere più a lungo, anche perché quello che non abbiamo detto, l'unica cosa è che diciamo, oltre al controllo del volume, qui c'è il tasto di play pausa, che è un tasto coassiale con la manopola del volume. Allora, adesso sono pronto a sventrare, eh? Sì, andiamo, sventriamo? Pronti. Ciao, a tra poco, ciao. Ciao. Allora Giulio, ho dovuto fare uno sventramento di quelli molto molto profondi. Praticamente ho smontato tutto, ma del resto altrimenti si vedeva solo un circuito stampato da sopra e non avremmo fatto vedere nulla ai nostri follower. Allora, scheda di ingresso. Appoggiala. Sì, l'appoggio, scusami. Scheda di ingresso. Ok? Questa c'ha lo stadiofono MMMC, che infatti corrisponde con l'ingresso fono, che è questo invece è l'ingresso linea. Questo è il chip dell'HDMI, infatti qua c'è la presa di massa per il giradischi, l'ottico in ingresso, l'HDMI e l'USB. Ok? E questa è fissata qui sotto. Poi la sistemeremo meglio. Poi, questa è la mainboard. Parlo bene? Ti piaccio? Mainboard. Allora, alimentazione a 220 volt, cioè alimentatore switching, entra a C, entra la corrente alternata. Questo poi è un alimentatore che serve da una parte a gestire l'alimentazione duale, che serve per i circuiti di bassa frequenza, quindi circuiti di linea di ingresso e di uscita, e dall'altro invece fa la stabilizzazione a 5 volt che serve per tutti i circuiti digitali. È un alimentatore piuttosto corposo. Poi, questo è il modulo della Linksys, quello che fa da streaming. Qui sotto ci sono gli ingressi con questi cavi neri che vediamo di Bluetooth e Wi-Fi, che in questo caso è Wi-Fi 6, quindi ad alta velocità. Qui vediamo un chip della Burr Brown, eccolo qua. Questo chip cosa fa? Fa la conversione da analogico a digitale, quindi ho la netta sensazione che non siano vere quelle informazioni che abbiamo avuto, che questo fa un pass-through in analogico, per esempio dell'ingresso fono con la regolazione del volume, ma ho la sensazione che invece sia tutto convertito in digitale, lavorato nel dominio del digitale e poi venga riconvertito di nuovo in analogico per uscire proprio qui, perché qui c'è uscita left e right, uscita subwoofer, uscita coassiale, ok? Uscita trigger, poi questo è l'ottico e l'Ethernet. L'amplificatore della cuffia invece, perché questo ha anche un'uscita cuffia, sta a ridosso del pannello frontale e vicino alla manopola del volume. E sta qua, in questo circuito stampato qua. Il contenitore è un contenitore in alluminio. Questa potrebbe essere una pressofusione, Giulio, che dici? Potrebbe darsi. Potrebbe essere. La pressofusione è appesantito con queste due barrette di ferro avvitate e poi chiudiamo qui. Poi sarà molto difficile rimontarlo, ma lo faremo.
e facciamo notare la eccellente qualità del circuito stampato. È un circuito stampato a 4 strati, tutti questi piccole escrescenze che vediamo qua fanno in realtà capo a delle saldature che sono solidali con i layer che sono più interni. Ok. Questo circuito stampato ovviamente è un circuito stampato estremamente sofisticato. Display, manopola col tasto, e direi che oltre alle 2 antenne che sono una wifi e una bluetooth, abbiamo più o meno concluso la disamina di questo prodotto, che per costare 399 euro è fatto davvero fin troppo bene. Ma adesso andiamo all'ascolto, così vediamo cosa succede. Io credo che qualche cosina l'abbiamo già detta nella intro di questo prodotto. Io mi aspettavo francamente qualcosa che non ha minimamente corrisposto a quello che poi sono state ciò che abbiamo ascoltato. Cioè, mi aspettavo che fosse tutto centrato sul display. 2 sono invece le cose che mi hanno fatto apprezzare questo oggetto e hanno dato, secondo me, ragione della sua esistenza. La connettività, lo abbiamo detto prima, cioè c'è un parco connettività che risolve sostanzialmente qualsiasi esigenza, ivi compreso il fono, che è un fono assolutamente dignitoso che fa MM-MC, magnete mobile, bobina mobile, e una qualità sonica che secondo me è un tantinello superiore rispetto agli altri WiiM che abbiamo ascoltato. Non parlo ovviamente del piccolino, di quello rotondo, del mini. Parlo però rispetto al Pro e forse al Pro Plus. Questo a me è sembrato, dal punto di vista squisitamente sonico, un prodotto più completo, come dire, con un suono più autorevole, con una maggior come posso dire, qualità rispetto a tutti i parametri, profondità dell'immagine, articolazione armonica, velocità timbrica, insomma questo comincia a essere un DAC, sì, con tutte le sue caratteristiche. Quindi non è più l'apparecchio che come dire, risolveva il problema della mancanza della piattaforma di streaming al DAC economico, come in fondo certo, erano i primissimi WiiM. I primissimi WiiM io li ho sempre considerati qualche cosa che io ero in grado di farmi con un Raspberry. Ok. Molto più efficaci dal punto di vista della utilizzabilità, della configurabilità, ma sostanzialmente quello era. Questa invece comincia a essere una macchina spendibile anche dal punto di vista dei ragionamenti più sofisticati che uno fa come esigenze soniche, e con questo io credo di sostanzialmente aver quasi detto tutto quello che c'era da dire. Tra l'altro il chip ESS 9038 Q2M a bordo, rispetto alla Sakika 6 che c'è sul WiiM Pro Plus, che è il 4493, e al Texas Instruments che invece è montato sul Pro normale, fanno fare, come giustamente ha detto Giulio, un salto buono, ottimo salto di qualità anche dal punto di vista sonico. Sono talmente tante poi le caratteristiche che ha l'ecosistema WiiM, e questo WiiM Ultra in particolare, che quasi ci si perde dentro, perché se volessimo fare un resumé è multiroom, ha l'equalizzatore, ha un sistema di correzione ambientale, ha l'ingresso MM-MC, ha l'HDMI ARC, e chissà quante altre cose. Aspetta, c'è l'uscita subwoofer configurabile. L'uscita subwoofer configurabile. Comunque, a me quello che premeva capire era se l'apparecchio avesse un senso nell'ambito dell'offerta WiiM, e secondo me ce l'ha. Assolutamente. Se l'apparecchio suonasse un po' meglio rispetto ai DAC streamer WiiM, e suona un po' meglio, io personalmente non credo che il merito sia tanto dovuto al cambio di chipset quanto al fatto che questo oggetto ha un alimentatore fatto come Dio comanda.
non l'alimentatorino da Certo, muro, quello certo. del caricabatterie. Quindi sarei più propenso a credere che c'è stata una riprogettazione sostanziosa di tutto ciò che sta dentro la macchina accanto al chipset, che poi sì, ci metterà del suo, ma insomma non credo così tanto. E quindi, per carità, È un vero e proprio preamplificatore, quindi questo, sì. un amplificatore finale qualsiasi, e voi avete fatto un sistema hi-fi che io non definirei neanche budget. Allora, a me viene in mente che questo oggetto qua, più che con un amplificatore finale, io ce lo vedo benissimo con una coppia di diffusori attivi. Ancora meglio una coppia di diffusori attivi, certo, anche se poi la distanza con i diffusori non può essere troppo ampia perché non ha connettività XLR, che ovviamente non abbiamo neanche menzionato se non per questo particolare dettaglio, perché a quel prezzo la connettività XLR mi suona assolutamente assurda, come suonava assurda con i Fosi ZA3 si chiamavano, che c'erano l'ingresso XLR del quale veramente non capisco proprio l'utilità. Due Cambiamo parole camera, sul sistema di room correction, che a me è sembrato sicuramente divertente, sicuramente interessante, e che il risultato sia da strapparsi i capelli forse no, però è anche vero, e qua bisogna mettersi un po' nei panni dell'utente tipo Wim, che probabilmente non è un audiofilo smaliziato, e quindi tra niente e una correzione forse non perfetta, insomma, la correzione non perfetta va pure bene. Sì, tra l'altro c'è un altro dettaglio importante, che soprattutto se aggiungi un subwoofer, non tutti o quasi nessuno è in grado di fare un settaggio dei parametri del subwoofer corretto. Non è facile, perché c'è la fase, perché c'è il livello, perché c'è la frequenza di taglio. Con questo sistema di room correction, inserendo il sub, fa tutto lui da solo, e quindi è quasi sicuro, anzi è praticamente certo, che quello che otterrete con la room correction è molto meglio rispetto a quello che voi potete fare a orecchio. A meno che non siate particolarmente esperti. Diciamo che secondo me, fatto 100, un setup perfetto, con questo sistema automatico arrivi a un 70. A un 70. A un 70, però se non hai voglia di perdere tempo, più che altro se non ne hai le competenze, va benissimo questo 70. Quindi. Ok, quindi io gli do proprio, cambiando camera, gli do un 10. A me sinceramente come rapporto qualità-prezzo è veramente imbattibile, funziona bene l'app, è perfetta, è fluida, ci sono aggiornamenti continui, gli ingressi funzionano bene, addirittura il fono MMMC, non si potrebbe volere di più. Sì, sì. Sì, io pure gli do un voto molto alto, forse non 10, ma insomma 8,5-9. Io esagero sempre. Sì, 8,5-9, ma glieli do, perché poi 10 per me significa basta, non ce n'è più per nessuno. Qui non è vero che non ce n'è più per nessuno, c'è tanta concorrenza in questo settore, vero. ci sono i prodotti di Hi-Fi Rose, di Eversolo, Shandling, ce ne sono una marea, sì. Ma più che altro il problema è che escono con una frequenza imbarazzante, per cui quello che oggi potrebbe essere il primo della classe non è detto che lo sia la settimana prossima. Certo. Quindi ecco, vado un po' più coi piedi di piombo, dico un 8,5, nessuno glielo nega. E poi non avevamo mai dato il voto a nessuno fino ad oggi, ci siamo spinti, ma sai perché, Giulio? Te lo dico io, per il caldo di Roma di questi giorni. Può darsi, ecco. Ci ha picchiato in testa. Esatto, ci ha picchiato in testa. Allora, subscribe, campanella, seguiteci, social, mi raccomando. Ciao! Ciao!